Ciao e benvenuti sul canale. Una serie di accattivanti foto rappresentava la prova, secondo il costruttore edile Ed Walters, di ripetuti incontri ravvicinati avvenuti fuori dalla sua casa a Gulf Breeze, una piccola città della Florida. La sera dell'11 novembre del 1987 Walters si trovava nel suo studio intento a lavorare ad un progetto, quando una luce proveniente dall'esterno attirò la sua attenzione. Affacciatosi alla finestra, l'uomo vide al di sopra di un albero un oggetto luminoso che emetteva una luce blu. Senza nemmeno pensarci troppo, prese la sua macchina fotografica Polaroid, uscì in strada e scattò alcune foto dell'oggetto misterioso. Improvvisamente dall'UFO partì un raggio luminoso che lo immobilizzò. Si sentì sollevare a mezz'aria e udì una voce che gli diceva che non gli sarebbe accaduto niente di male. Cercò di opporsi alla stretta invisibile, ma inutilmente. Poco dopo il raggio sparì insieme all'UFO. L'oggetto aveva un diametro di circa 4 metri e un'altezza di 3, non molto grande quindi. Qualche giorno dopo Walters si recò alla redazione del giornale locale, il The Gulf Breeze Sentinel, e raccontò quanto aveva visto mostrando le foto. Uscì un articolo sulla vicenda e si cominciò a parlare dell'UFO di Gulf Breeze. Altri avvistamenti si verificarono nei 5 mesi successivi e Walters scattò numerose foto. La notte del 2 dicembre Walters si svegliò verso le 3 per colpa del suo cane che non smetteva di abbaiare. Si alzò nervoso e si avvicinò alla finestra. Vicino alla porta d'ingresso vide una creatura di piccola statura con enormi occhi neri. Terrorizzato fece una corsa a gambe levate per recuperare la macchina fotografica, ma quando tornò alla finestra il misterioso essere era sparito. L'UFO però si mostrò a pochi metri da Walters. Una parentesi: esistono centinaia di migliaia di foto di UFO e pochissime di umanoidi associati agli UFO. Evidentemente non amano farsi fotografare. Il 12 gennaio del 1988 i presunti alieni si fecero un po' insistenti. Mentre Walters guidava il suo pick-up su una strada secondaria, il solito UFO apparve all'improvviso. Walters scese dall'auto e si nascose sotto di essa pensando di poter sfuggire all'ormai consueto raggio paralizzante. Non fu così. Il raggio lo colpì e lo immobilizzò. A quel punto alcuni alieni uscirono dall'UFO e si diressero verso il pick-up. Walters riuscì a liberarsi dalla misteriosa energia paralizzante e fuggì a bordo del pick-up. In uno degli incontri ravvicinati la moglie di Walters fu testimone del passaggio dell'UFO. Va detto che nelle date riferite da Ed Walters, in cui a suo dire assistette al transito dell'UFO, anche altri testimoni dissero di aver visto luci strane in cielo. Nonostante le foto mostrassero chiaramente qualcosa di materiale sospeso in aria, malgrado la testimonianza della moglie, i racconti di molti testimoni indipendenti e non collegati a Walters, il test della macchina della verità a cui Walters si sottopose superando l'esame con esito positivo, il caso suscitò molte perplessità fin da subito. Il caso di Gulf Breeze è attendibile? I coniugi Walters decisero di vendere casa e di trasferirsi altrove, forse stressati dal clamore mediatico suscitato dalla storia degli avvistamenti. La casa fu acquistata dal signor Robert Menzer che, mettendo a posto la soffitta, trovò in un intercapedine uno strano piccolo oggetto a forma di disco del tutto identico all'UFO fotografato da Walters. L'uomo ne parlò ai giornali e il caso di Gulf Breeze si riaprì. Ed Walters cercò di salvare la faccia affermando che il modellino era stato collocato nella sua vecchia casa dai debunkers che volevano metterlo in ridicolo. Ma la scoperta fatta dal nuovo proprietario della casa fu del tutto casuale. Le analisi delle foto che negli anni si sono succedute hanno sempre dato esiti controversi. Per alcuni esperti le foto erano vere, per altri erano false. Con ogni probabilità Ed Walters utilizzò veramente un modellino per realizzare le foto, probabilmente utilizzando una doppia esposizione. Non erano ancora disponibili i computer e i software di fotoritocco, quindi l'uomo si ingegnò con quello che poteva. Nella zona di Gulf Breeze però di avvistamenti di oggetti volanti non identificati ce ne furono molti e non collegati a Walters. Dunque qualcosa accadde veramente in quella zona, ma questo non vuol dire che la storia di Ed Walters sia vera. Voi cosa ne pensate di questo caso? Scrivete un commento per attivare un dibattito.
Vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche.